Buongiorno a tutti. Oggi vediamo come convertire questo vecchio trapano Bosch, funzionante con delle batterie a nickel-cadmio, in un trapano a batteria a litio con tre elementi 18650, inserendo anche all'interno un BMS di protezione 3S. Con l'occasione però ho deciso di volerlo ricaricare non con un classico alimentatore 12.6 volt, come si converrebbe, ma bensì con un comune caricabatterie USB da 5 volt ed in particolar modo con un connettore di tipo Type-C da inserire sul retro della batteria. E tutto questo grazie ad un apposito circuito. Vediamo insieme come procedere. Questo è il mio vecchio trapano Bosch PSR 1200 che andremo a modificare. In origine funzionante con batterie nickel-cadmio che già ho provveduto a eliminare. All'interno erano presenti 10 elementi da 1,2 volt per un totale di 12 volt. E oggi andremo a trasformare questo pacco in un pacco batterie a litio da 12.6 volt con 3 elementi 18650. Al suo interno ho lasciato il connettore di alimentazione verso il motore con il positivo ed il negativo di alimentazione, connettore che ho fissato sul fondo con della colla a caldo. In genere su questi connettori è presente un terzo contatto per la rilevazione della temperatura della batteria tramite un apposito sensore di temperatura che lascerò in sede. Mi procuro a questo punto 3 celle 18650 al litio, delle quali però non conosco la capacità effettiva. Ma niente paura, per questo scopo mi sono attrezzato con un apposito tester di capacità delle batterie modello Tech 06 in grado di misurare la capacità di qualunque batteria. Questo circuito è stato oggetto di un mio video precedente di cui vi metterò il link qui in alto a destra. Ma vediamo in dettaglio i parametri fondamentali massimi per l'utilizzo di questo capacimetro. Tensione massima di 15 volt, 3,5 A di scarica massima, 15 watt di potenza. Il che vuol dire che una batteria da 12 volt potrà essere scaricata al massimo ad una corrente di 1,25 A. Misuriamo la capacità di questa batteria, non prima però di averla completamente ricaricata grazie all'utilizzo di questo piccolo modulo TP4056 per la ricarica delle batterie a litio. Una volta portato a termine il processo di ricarica segnalato dal LED blu, possiamo andare a scaricare con il nostro capacimetro la nostra batteria. Con l'apposita manopola andiamo a selezionare il parametro da visualizzare o da settare. Attualmente la mia batteria ha un voltaggio di 4,16 volt. Andiamo ad impostare la tensione di cut-off, ossia la tensione alla quale vogliamo interrompere il processo di scarica. Per le batterie a litio è sempre bene non scendere al di sotto dei 2,5 volt, onde evitarne il danneggiamento. Andiamo ad impostare la corrente di scarica massima in mA. Abbiamo detto fino a 3500 mA, ma nel mio caso utilizzerò una corrente di 2 A. Per maggiore accuratezza ho impostato un cut-off di 2,4 volt, ma tanto l'interruzione è istantanea. Andiamo ad avviare il processo di scarica per verificare la capacità in mAh di questa batteria sconosciuta. Il processo si avvia spingendo il pulsante della manopola. Col passare del tempo il contatore degli ampere-ora salirà sempre più e la tensione della batteria scenderà fino a raggiungere il valore di cut-off, superato il quale si interromperà il processo di scarica. Maggiore sarà la corrente di scarica, maggiore sarà la necessità di raffreddamento della ventola. La corrente di scarica massima è data sempre dalla divisione tra i watt 15 del nostro capacimetro e la tensione della batteria. Raggiunta la tensione di cut-off, impostata per me a 2,4 volt, la batteria ha una capacità di 1711 mAh. La tensione della batteria sta lentamente risalendo dai 2,5 volt impostati. Al termine viene fornita anche la misura della resistenza interna della cella, 137 milliohm. Ora che conosciamo la bontà di questa batteria, possiamo andarla ad utilizzare nel nostro pacco batterie per il trapano.
Tutti i pacchi batteria al litio necessitano di un Battery Management System. Questo piccolo circuito stampato serve per proteggere le batterie al litio dalla sovraccarica, dalla sovracorrente, dal cortocircuito e dalla sovrascarica. Il BMS è fondamentale per evitare che un pacco batterie si trasformi in una bomba incendiaria. Tenetelo bene a mente. Nel mio caso ho scelto un BMS 3S da 20 A in grado di sopportare cioè lo spunto di corrente al momento dell'avvio del motore. In caso di necessità, questi 4 MOSFET interrompono il collegamento del negativo della batteria al carico o al caricabatterie e ne preservano la vita. La corrente massima è di 20 A. Sono presenti dei punti intermedi di collegamento per monitorare la tensione di ogni singolo gruppo di celle della serie. Essendo un BMS 3S si utilizza per costruire pacchi batterie da 12.6 volt, la somma dei voltaggi di 3 batterie in serie. Per aumentare la capacità, e cioè la durata del nostro trapano, potremmo anche inserire delle celle in parallelo, ma non nel mio caso perché non c'è spazio. All'interno di questo BMS è presente un chip di protezione HY2110 che monitora la tensione di ciascuna batteria e interrompe il MOSFET di overcharge o overdischarge all'occorrenza. In particolare nel mio BMS il controllo dei MOSFET non è diretto da parte dei 3 chip, ma per il tramite di una coppia di transistor collegata a ciascuno di essi che va a comandare delle linee di overcharge overdischarge che poi andranno a comandare i 2 gruppi di MOSFET. Il dettaglio è questo schema in cui notiamo i 3 chip che, pilotando una coppia di transistor, vanno ad attivare delle linee comuni di overcharge o overdischarge che poi andranno ad attivare i 2 gruppi di MOSFET, a seconda della condizione rilevata di sovraccarica, sovrascarica o cortocircuito. In alto a destra troviamo anche un circuito di bilanciamento che serve per scaricare le batterie che sono troppo cariche. Questo circuito, basato sul chip HY2213, monitora la tensione ai capi di ciascuna cella e interviene attivando il MOSFET per la scarica della tensione in eccesso. In questo modo i voltaggi delle singole celle che compongono la serie saranno tutti allo stesso livello e quindi alla stessa capacità. Tuttavia sul mio BMS non è prevista la funzione di bilanciamento, infatti troviamo solo i chip di protezione. In un altro BMS possiamo accorgerci del bilanciamento perché abbiamo altri 3 chip destinati al bilanciamento collegati ad altrettanti MOSFET, collegati questi ultimi ad altrettante resistenze di potenza per la scarica. L'assenza di bilanciamento in una batteria pregiudica la sua capacità di accumulo ed è stata oggetto di un mio video precedente che vi invito ad andare a vedere, di cui metterò in alto qui a destra il link. Ho scelto un BMS senza bilanciamento perché risulta semplicemente più economico e più piccolo. Bene, chiariti questi concetti, passiamo alla realizzazione del pacco batterie vero e proprio. Per realizzare i collegamenti di questa serie, piuttosto che utilizzare il solito spot welder, andrò a utilizzare la tecnica a stagno. A tal fine è necessario innanzitutto rimuovere con un disco smerigliatore Dremel la parte più superficiale su entrambi i poli. Questa operazione favorisce l'adesione perfetta dello stagno sul metallo. Vado ad applicare del flussante liquido per favorire il processo di saldatura che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile. Al fine di non danneggiare queste celle, vi raccomando di essere concisi e veloci. Una volta effettuata questa operazione possiamo passare a saldare un corto spezzone di filo di rame tra i vari poli per realizzare il collegamento in serie. Io utilizzo questo filo di rame degli impianti di linea del telefono, che è molto rigido e soprattutto è rame puro al 100%. È già isolato e permette il transito di correnti elevate come necessitano quelle di un trapano a batteria.
Per evitare il corto tra positivo e negativo, prima della saldatura vado ad inserire questo anello isolante in carta che mi consente di effettuare una saldatura in maniera più tranquilla. Ricordatevi sempre di stagnare ogni conduttore in rame prima di effettuare qualsiasi saldatura. In questo modo la stessa risulterà più agevole e soprattutto veloce, come necessita il mio caso specifico. Una volta effettuati tutti questi collegamenti per realizzare la serie e quindi il pacco da 12.6 volt, possiamo andare a collegare i due fili terminali positivo e negativo di collegamento al mio pacco batterie. Questi fili dovranno supportare delle correnti dell'ordine di 3-4 A e quindi dovranno avere uno spessore di almeno 2-3 mm di rame. Controllate sempre le saldature di questi pacchi batterie per non avere poi spiacevoli sorprese. Andiamo a misurare la tensione di questo pacco batterie per verificare che le saldature siano state effettuate correttamente. Abbiamo 12.38 volt. In questa fase, per evitare cortocircuiti, vado sempre ad inserire un connettore a molla di protezione che mi consente di lavorare in tranquillità. Allo stesso modo, adesso andiamo ad effettuare le saldature delle posizioni intermedie da 8,4 e 4,2 volt. Queste saldature si possono realizzare con un filo di diametro più sottile perché su di esse non scorre una elevata corrente ma semplicemente la tensione di rilevamento delle singole celle. Utilizzo fili di colore diverso per questi cavi di collegamento per evitare di confondere i due cavi. Questo BMS prevede una sola uscita per il carico e per il caricabatterie. Per limitare cadute di tensione dobbiamo tenere i contatti i più corti possibili. Per questo, con del biadesivo, lo andrò a posizionare esattamente al centro di questo pacco. Completo le saldature delle posizioni intermedie di 8,4 volt e 4,2, cercando di tenere questi fili il più corti possibile in modo da avere più ordine nel pacco batterie. A questo punto effettuo la saldatura del polo positivo e del polo negativo, che vi ricordo essere quello che viene commutato dai 4 MOSFET. Vi ricordo inoltre che in descrizione troverete tutti i link per realizzare i miei progetti, compresi attrezzi e materiali. Andiamo a misurare il voltaggio di uscita di questo pacco batterie con BMS. All'uscita del BMS abbiamo 12.38 volt. È il momento di effettuare un primo collaudo collegando il motore del trapano al mio pacco batterie per vedere se tutto funziona correttamente. Se avete dei dubbi o semplicemente delle domande, vi ricordo che potete inserirle nei commenti o scrivermi all'indirizzo mail alfred73electronics@libero.it. E non dimenticate di mettere like e di iscrivervi al mio canale. Andiamo a testare questo trapano. Direi che il nostro BMS si sta comportando egregiamente, grazie ai suoi 20 A di corrente massima. Bene, a questo punto occupiamoci del modulo di ricarica da 5 volt, che ho già provveduto ad inserire con della colla a caldo all'interno dell'involucro. Questo modulo di ricarica contiene al suo interno uno step-up converter che trasforma la tensione dai 5 volt provenienti dal connettore a 12.6 volt necessari per ricaricare le batterie al litio. Osservando lo schema elettrico, le sue componenti principali sono il chip step-up converter, un CN3303, il MOSFET di commutazione, il diodo, l'induttanza, i condensatori di filtro in uscita e la resistenza di current sensing all'ingresso. Abbiamo anche due diodi di segnalazione dell'avvenuta ricarica.
Questo modulo viene venduto per configurazioni 2S 8,4 volt e anche 4S, cioè 16,8 volt. Sul retro di ciascuno di questi moduli trovate un flag che individua il pacco batteria a cui è destinato e anche la corrente massima di ricarica prevista. Nell'effettuare il montaggio ricordatevi di mettere bene in evidenza i due LED di carica in corso e di fine carica, realizzando un'apposita guida d'onda, magari meglio di come non abbia fatto io. Prima di assemblare il tutto vado ad isolare con del nastro isolante e della spugna i vari componenti di questa batteria e ad effettuare le saldature relative al modulo di ricarica Step Up Converter, che andrà semplicemente collegato all'ingresso del BMS e quindi in parallelo al motore del trapano. Giunti a questo punto, prima di rimontare il tutto, facciamo qualche misurazione di corrente con questo tester USB. Abbiamo una corrente complessiva di circa 1 ampere, che però non è la corrente di ricarica della batteria, perché parte di questa corrente serve al modulo Step Up per funzionare. Con un'efficienza del 90% possiamo ipotizzare che la corrente fornita alla batteria sia di circa 900 mA e quindi la mia batteria da 2 A impiegherà circa 3 ore per ricaricarsi completamente. Visto che siamo in vena di misure, andiamo a misurare la corrente assorbita dal carico in funzionamento e nella fase di spunto. Con questo amperometro a pinza, impostato su corrente continua e resettato ogni volta prima della misura, abbiamo 2,8 ampere, ma questa corrente in fase di spunto può arrivare anche a 11 ampere e di qui la necessità di avere un BMS con una corrente massima di 20 ampere, altrimenti quest'ultimo bloccherà il funzionamento del trapano. Bene, chiariti tutti questi aspetti, possiamo rimontare il nostro pacco batteria isolando ulteriormente con della spugna e dell'adesivo tutte le componenti elettroniche e reinserendo i ganci nella giusta posizione. Vi ricordo che sul mio canale potrete trovare altri video inerenti alla costruzione di pacchi batteria nell'apposita sezione litio. Andiamo a caricare la mia nuova batteria con il connettore Type-C e dopo un breve processo di ricarica di qualche ora la mia batteria è pronta per l'utilizzo. L'assorbimento è pari a 0, lo step up interno ha interrotto il processo di ricarica, il LED di segnalazione infatti ora è blu. Per concludere facciamo dei test pratici sotto sforzo del mandrino ed effettuiamo anche un foro di prova. Beh, che dire, grazie a questo intervento il mio trapano è tornato praticamente come nuovo. Grazie all'utilizzo di questa scheda Step Up Converter da 5 a 12.6 volt e all'utilizzo di un BMS 3S da 20 A. Quando si sceglie un BMS, è importante scegliere un corretto BMS con un'ampia capacità in termini di corrente, allorquando il carico ne assorbe parecchia, per evitare che il BMS intervenga in protezione della batteria quando si preleva una corrente elevata come quella di un motore di un trapano. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video sia stato di vostro gradimento per convertire i vostri vecchi trapani alle batterie a litio con caricabatterie da 5 volt. Per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video mi raccomando mettete un bel pollice in su e iscrivetevi al mio canale. Grazie e ci vediamo la prossima volta.